Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. La volta scorsa stavamo facendo uno dei nostri remaggi e con voi avevo fatto il copricapo, il mantello, il colletto del mantello. Adesso con voi finirò alcuni dettagli del nostro remaggio. Praticamente con voi farò i dettagli che servono al nostro volto. Andrò a finire a definire il volto con la barba bianca e le sopracciglia bianche e ovviamente anche un po' di capelli qui che fuoriescono dal copricapo, sempre bianchi. E ovviamente andremo a fare la coroncina insieme ed ovviamente poi assemblerò il tutto col mantello e anche le braccia, che il regalo che ovviamente tutti e tre i re magi porteranno al nostro bambino Gesù. Iniziamo adesso nel fare i dettagli del nostro volto, quindi la barba bianca, le sopracciglia ed ovviamente i dettagli di alcuni capelli che fuoriescono dal nostro copricapo. Quindi ciò che ci occorre in questo momento per fare la barba è della lana bianca, noi faremo la lana bianca e ovviamente del nostro uncinetto. Prenderò sempre l'uncinetto della stessa misura perché, come vedete in precedenza, quando si fanno delle statuine che vanno tutte ad essere nel corpo di uno stesso villaggio, di uno stesso presepe in questo caso, bisogna usare lo stesso tipologia di lana e anche la misura dell'uncinetto, così che tutti i personaggi vengono sulla stessa misura. Starò facendo una catenella, faremo la catenella di 19 maglie, ovvero 19 catenelle, quindi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 e 19. Adesso da qua inizieremo la lavorazione della barba. Dalla prima maglia subito dopo faremo 6 maglie basse, 1 2 3 4 5 e 6. Poi faremo 6 maglie alte, 1 2 3 4 5 e 6 e subito dopo il restante sempre 6 maglie basse. 2 3 4 5 e 6. Quindi la lavorazione della nostra barbetta è finita. Adesso vi farò vedere come la posizioneremo al nostro volto. Farò una maglia bassissima, una catenella e chiuderò il lavoro così. Nasconderò prima le codine e poi farò vedere come la metterò al nostro volto. Come potete vedere, questa è la barba che ho appena creato io. Per facilitarmi il lavoro userò della colla a caldo per incollarla al volto. Voi, se volete, a fine lavoro lascerete un lungo filo di lana e ovviamente la potete cucire praticamente al volto. Io, come vi ho detto, per facilitarmi il lavoro prenderò semplicemente della colla a caldo, come potete vedere. Per incollare non farò altro che aggiungere la colla a caldo dietro la mia barba e incollarla al volto. Girerò così che posso vedere dove sto posizionando la barba ed ecco qua. E così ho aggiunto la barba al volto. Per fare i capelli io cosa farò? Unirò il filo bianco
al bordo del mio copricapo e farò semplicemente delle maglie basse tutto il contorno qui, così che possiamo avere l'effetto dei capelli che fuoriescono dal nostro copricapo. Quindi andrò a prendere la mia bellissima lanettina, la aggiungerò tra il copricapo e l'ultima maglia della barba, così da fare tutto in uno. Così che farò l'effetto dei capelli che fuoriescono dal copricapo. Quindi andrò a fare semplicemente delle maglie basse tutto nei dintorni e andrò a finire dall'altro lato dove c'è l'altro punto della barba con una maglia bassissima. Quindi ci vediamo dall'altro lato della barba quando avremmo finito il lavoro. Eccomi qua, una volta arrivata all'altra estremità dei capelli nasconderò il filo ovviamente attraverso la lavorazione e vi farò vedere com'è il nostro lavoro finito con i capelli. Allora, una volta terminati barba e capelli, adesso taglierò un lungo filo bianco e con l'ago da lana mi aiuterò a fare delle sopracciglia entrando da un lato e uscendo dall'altro. Da una parte e lo stesso farò dall'altro lato. Eccoci qua, una volta fatte le due sopracciglia, attraverso la barba andrò a unirmi, a far fuoriuscire il filo qui, perché praticamente cosa farò? Farò giusto al centro della barba due striscioline che andranno come a formare i baffetti della nostra barba, giusto piccolini, bisogna fare troppo grande, giusto per dare l'effetto dei baffetti della barba. Eccoci qua. Quindi una volta incollata la nostra barba, fatte le nostre due striscioline per i baffetti, incollata la barba, fatte le sopracciglia e fatti i capelli, i dettagli del nostro volto sono finiti. Adesso ciò che ci occorre fare, e lo faremo col color sinape o se volete anche con un colore giallo più chiaro, la nostra corona. Vi mostrerò come fare uno di questi piccoli regalini che tutti i re magi porteranno al bambino Gesù. Io ne ho fatti già due, ovviamente sono dei piccoli cestini, chiamiamoli così. Uno ho aggiunto una perla un po' più grande, gli altri ho aggiunto delle perline un po' più piccole. Nel terzo faremo uno uguale, solo che aggiungerò dei brillantini e sempre delle perline un po'. Per la corona faremo il colore giallo o possiamo usare anche il colore senape come il vestito. In questo caso farò col colore della senape, quindi prenderò sempre il mio uncinetto della stessa misura e il colore senape e inizierò a fare la mia corona. Allora inizierò facendo 30 catenelle, uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 fino ad arrivare a 30 catenelle.
Una volta fatte le nostre 30 catenelle, chiuderemo la nostra catenella nella prima catenella fatta con una maglia bassissima. Adesso ragazzi dovremo lavorare 30 maglie basse tutto in giro, quindi lavoreremo 30 maglie basse. Ci vediamo alla fine del nostro cerchio, quando siamo arrivati all'altra parte. Una volta fatte le nostre 30 maglie basse, andrò a chiudermi nella prima maglia bassa con una maglia bassissima. Adesso iniziamo a fare l'effetto della coroncina. Allora, iniziamo facendo una maglia bassa, poi tutto nella stessa maglia facciamo una mezza maglia alta, una maglia alta, poi una catenella, facciamo maglia bassissima nella catenella fatta, poi nella stessa maglia faremo una maglia alta, e faremo una mezza maglia alta. Quindi una maglia bassa per iniziare, poi tutto nello stesso punto, mezza maglia alta, una catenella, facciamo una maglia bassissima nella catenella fatta, poi sempre nello stesso punto una maglia alta e una mezza maglia alta. Poi facciamo nel punto successivo una maglia bassa e 2 maglie basse, prendendo però la solina interna, una maglia bassissima e un'altra maglia bassissima, e ripeteremo lo stesso lavoro che abbiamo fatto qui. Quindi andremo a fare una maglia bassa, poi tutto in un unico punto, mezza maglia alta, sempre nello stesso punto una maglia alta, una catenella, nella catenella fare un punto bassissimo, poi nello stesso punto fare una maglia alta e sempre nello stesso punto mezza maglia alta, poi maglia successiva maglia bassa e poi fare 2 maglie bassissime nella asolina internamente, cioè quella interna di là. Facciamo una terza, quindi una maglia bassa, poi facciamo una mezza maglia alta, una maglia doppia, scusate, una maglia alta, una catenella, maglia bassissima nella catenella appena fatta, poi sempre nella stessa maglia, maglia alta, mezza maglia alta, sempre allo stesso punto, maglia bassa nella maglia successiva, e poi finiremo fino ad arrivare alla fine del giro con tutte maglie bassissime nella solina di dietro, e abbiamo finito la nostra coroncina. Quindi ci vediamo finito il giro, tutto una maglia bassissima, una catenella, e tagliamo il lavoro. Nasconderò i fili attraverso il lavoro e ci vediamo qui quando la nostra coroncina è finita. Ed eccoci qua, la nostra coroncina è finita. Poi dopo ovviamente vedremo come assemblare il tutto insieme. Adesso facciamo l'ultimo particolare che ci occorre, ovvero il regalino che uno dei re magi porterà al nostro bambino Gesù. Prenderemo questo filo turchese da fare come cestino, ed è semplicissimo, sono solo 2 passaggi da fare. Allora, prenderemo il filo e faremo il nostro anello magico.
il nostro anello magico. Nel nostro anello magico faremo 5 maglie basse, 1, 2, 3, 4 e 5. Chiudiamo il nostro anello magico con una maglia bassissima nella prima maglia fatta. Prima maglia fatta, eccoci qua. Una volta chiusa il nostro anello magico, adesso faremo un giro di aumenti, quindi da 5 maglie basse avremo a fine giro 10 maglie basse, perché faremo in ogni maglia sottostante 2 maglie, quindi a fine lavoro, a fine giro avremo 10 maglie basse. Ci vediamo una volta arrivati ai 10 maglie basse. Una volta fatte i nostri aumenti avremo 10 maglie basse. Adesso faremo un giro su 10 maglie basse, ma prenderemo solo la solina interna, quindi faremo tutto il giro prendendo solo la solina interna, quindi non prendiamo tutta la solina come la prendiamo sempre, ma solo quella interna. 3, 4 e 10. Adesso faremo un altro giro su 10 maglie basse normali, prendendo tutta la maglia normale, quindi con tutte le due soline. 1, 2, 3. Arrivati alla fine del giro faremo una maglia bassissima, una catenella, taglia il lavoro e nasconde il filo attraverso. Ecco qua, una volta finito, adesso io aggiungerò un po' di ovatta, così per imbottirlo un po' aggiungerò della colla a caldo al suo interno, così da fissare l'ovatta. La spingerò un po' con l'uncinetto così da fissarla al meglio. Ovviamente nascondetela perché non voglio che fuoriesca l'ovatta, perché sopra ci dovremo mettere solo le perline e i brillantini, che poi saranno come se fossero i nostri diamanti. Adesso al di sopra aggiungeremo della colla calda e poi con la colla inserirò, come ho detto, le decorazioni, tra cui perline e brillantini che saranno i nostri diamanti. Ed eccoci qua, tutte le parti che ci servivano per il nostro remaggio sono finite. Adesso ragazzi le assembliamo insieme, o vi munirete di ago e filo o semplicemente sempre di colla a caldo, quindi uniamo tutte le parti insieme. Ed eccoci qui che assembliamo adesso le parti del nostro remaggio tutte insieme. Partiremo nel mettere il mantello. Prima di unire il mantello io unirò la parte del colletto al mantello, lasciando, visto che questa parte è un po' più grande del mantello, visto che la parte del colletto è più lunga di questa parte qua, lasceremo qualche centimetro sia iniziale che finale all'esterno e incolleremo questa parte al mantello.
quindi la parte più corta, non quella più lunga, perché la parte più corta poi andrà dietro al collo, quindi metterò della colla e io andrò a metterci la parte del colletto. Ecco qua. Adesso questo mantello andrà avvolto attorno al nostro remaggio qui, e farò la stessa cosa. Fare in modo che la parte del collo, come potete ben vedere, parte proprio dove sta il collo, quindi appena appena finisce il nostro copricapo. Quindi incollerò queste parti qui, metterò della lana sul dietro, perché dovrò incollare solo la parte iniziale, visto che il mantello va lasciato libero, quindi non va incollato. E io andrò a posizionare il tutto, ecco qua, e andrò ad incollare ovviamente queste estremità del collo, anche un po' di lana di qua e un po' da quest'altro lato. Poi se volete lasciarlo libero senza incollarlo, perché vi piace che vada libero, a vostro piacere. Quindi io metterò ecco qua, così, e il restante del mantello libero, così che va anche. Adesso io sotto il mantello inserirò le braccia partendo da qua, come potete vedere da qui incollerò le mie braccia, facendo in modo che tra di esse ci sia lo spazio per poter mettere tra le braccia il regalino che i re magi porteranno al nostro bambino Gesù. Quindi andrò a mettere una mano qui, se le volete più salde le mani ovviamente potete anche mettere della colla qua sulle braccia e le andate a fissare al corpo. Potete fissare anche il mantello per averlo più sicuro, andate solo ai bordi e lo fissate, ovviamente non la parte bassa perché quella va girata, ma solo almeno la parte, questa qui, se volete posizionarla fissa al corpo, come sto facendo in questo momento, così. Ovviamente non proprio qui perché andrò ad aprire un po' il mantello, ma un po' più verso l'interno, così il mantello verrà bello aperto così, e lo stesso farò da quest'altro lato. Poi se volete proprio chiuderlo per bene, allora andate ad incollare questa parte tutta così. Allora, visto che lo metterò un po' aperto, così che scenda bello aperto qua, incollerò solo leggermente più il dentro delle estremità, così da non chiuderlo del tutto. Ed ecco qua, questo è l'effetto che fa. Adesso ciò che ci manca è il presente che metterò tra le mani del nostro. Andrò a mettere un po' di colla su entrambe le mani, ovviamente spingendo entrambi i lati io andrò a posizionare ecco qua. Adesso ciò che ci manca è il tocco finale della coroncina, che anch'essa andrò ad incollare con la colla a caldo per fare in modo che non cada. La mettete la colla a caldo sui boldi, qua incollata anche la nostra coroncina. Eccoci qui ragazzi, come potete vedere i nostri 3 re magi sono terminati. Questi sono quei due che non abbiamo visto insieme, ma il procedimento è uguale. Questo è quello che abbiamo finito insieme.
Spero ragazzi che questo video vi sia piaciuto, di lasciare un like se vi è piaciuto. Ovviamente se volete dei video inerenti alle decorazioni natalizie o qualcosa di specifico, non esitate a scriverlo qui sotto nei commenti. Anche sotto questo tutorial vi lascerò la parte dove potrete rivedere come fare il corpo e le braccia che ho fatto nello stesso video con Maria e per Giuseppe l'anno scorso. Ovviamente ragazzi, come vi ricordo sempre, di iscrivervi al mio canale, in quanto siete in tanti a guardare i miei video ma non a essere iscritti al mio canale. Con questo è tutto, spero che il video veramente vi piaccia, lasciate un like e ci vediamo al prossimo video. Ciao!